Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il secondo dei nostri video infrasettimanali. Il destino ti porta cosa? Lo andremo a scoprire con le nostre due varianti. Lo chiederemo infatti alle varianti che ti vado a preparare davanti tra poco, una volta che saranno finiti di scorrere i titoli nei quali puoi già vedere le varianti. Voglio anche ricordarti che questi interattivi sono appunto interattivi, possono risuonare del tutto o in parte, o magari, come talvolta può succedere, nessuna delle due varianti può avere una risposta per te. In questo momento magari non c'è un messaggio per te, quindi magari puoi guardare un altro video, o forse in questo momento la domanda che ti poni guardando questo video non è prioritaria secondo l'universo. Insomma, sono interattivi, sono ben diversi dai consulti personali. Ci tengo a dirlo perché può succedere che magari durante i commenti che vengono fatti qualcuno dice questo è già successo, questo sta già succedendo. Proprio perché sono interattivi, possono avere comunque un range energetico molto ampio. Bene, insomma, andiamo a vedere il destino, che cosa ti porta nei prossimi 6 mesi. Cosa ti porta il destino? Cosa fa entrare nella tua vita? O dove ti porta? Variante numero 1. Variante numero 2. Mettiamo anche una carta dell'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Cade Galatea. Interessante. Triangolo. Che facciamo? Ce la serviamo? Sì, ce la serviamo. Dai, la teniamo in generale per entrambe le stese. Galatea è una carta interessante perché parla del sentirsi esclusi. Quindi già questo lo dobbiamo tenere a mente, Andiamo ad identificare le varianti. Aulite blu per la prima, turchese africano per la seconda. Ti do qualche secondo, tanto le hai già viste mentre scorrevano i titoli. Nel caso te le faccio rivedere in dettaglio. Aulite blu per la prima, turchese africano per la seconda. Io intanto inizio dalla Aulite blu, tenendo presente che comunque Gaia ci parla di una... no Gaia, Galatea, scusami, ci parla di una situazione nella quale sentiamo di partire svantaggiati. Chissà perché ha voluto rimarcarlo per entrambe le varianti. Pandora, il regalo di speranza. Giano. Giano è una carta che rappresenta il dio delle porte, degli inizi, e quindi ha delle caratteristiche molto particolari. A differenza delle altre divinità sembra che, dice il manualetto, non abbia genitori, ma che sia sempre esistito. Per questo Esiodo lo identifica con il caos primordiale. Giano, secondo alcuni miti, avrebbe regnato sul Lazio, fondando una città sul Colle Gianicolo a Roma, e avrebbe in seguito accolto Saturno dopo che questi fu spodestato da Giove. Insomma, una carta importantissima. Giano, appunto, in virtù dell'essere il dio di tutti gli inizi, indica un nuovo ciclo, un nuovo inizio. Per scoprire in maniera più dettagliata, ci dice il manualetto, di cosa si tratta, dovremmo mettere altre carte, e lo faremo col Night Sun Tarot. Tuttavia, Giano ci dice che possiamo comunque star certi che si tratterà di una novità particolarmente significativa rispetto al passato o alla domanda posta, se c'è domanda. Il consultante potrà aspettarsi l'avvento di un nuovo periodo della vita che può, a seconda del contesto, tradursi in un nuovo lavoro, oppure una nuova relazione sentimentale, un'opportunità in attesa, o anche semplicemente una fase diversa a livello spirituale. Insomma, la carta è comunque indice di completo rinnovamento. Inoltre può rappresentare anche una figura maschile da cui dipende l'esito di una domanda, quindi
che ne so, chi ti deve dare lavoro, chi ti deve dare una risposta in amore, chi vuoi far rientrare nella tua vita, se è uomo ovviamente, perché qui parla di figura maschile. Insomma, qui c'è un qualcuno che sarà per tutti, in alcuni casi potrebbe avere un'influenza particolare sul tuo futuro, uomo si intende. Anche la carta di Pandora rappresenta un rinnovamento che, appunto, oltre a dirci di non abbandonare la speranza in un rinnovamento, comunque si pone in continuità con quelle che sono le nostre speranze. Ora, non ci dicono in generale il tema di quello che il destino ti ha riservato nei prossimi 6 mesi, però ci dicono che c'è un rinnovamento che non ci aspettiamo, ma che in linea di massima corrisponde a quelle che sono le nostre speranze, quindi mi sembra buona come sintesi. Andiamo a vedere se il Night Sun Tarot ci vuol dire di più, per te che hai scelto la variante della Aulite blu. Cosa ti porta il destino nei prossimi 6 mesi? Per te che hai scelto la variante della Aulite blu. Il 9 di denari. Il fante di bastoni. Il cavallo di spade. Sì, qui c'è un incontro improvviso, Effettivamente sì, qui non ci aspettiamo, come già diceva con qualcuno, probabilmente maschio, torno a dirti, perché la carta già ce lo diceva. La torre. Questa torre può essere ambigua, può essere una rivelazione improvvisa, un'occasione improvvisa, ma può essere anche un trasferimento. L'8 di bastoni. Il 7 di bastoni. Il 2 di coppe. E meno male, perché qui stavamo andando verso una deriva non proprio bella. Andremo poi ad aprire questa torre in finale, anche perché è giusto metterci un po' di chiarezza. Quello che è certo è che l'incontro 8 di bastoni con una figura fante di bastoni, uomo, perché ce lo dice questa carta qua, viene a spiazzare alcune certezze, cavallo di spade, un livellatore, un apportatore di giustizia, a metterti di fronte anche ad una scelta che non vuol dire che sia positiva o negativa, può essere la scelta fra 2 opportunità, Galate al triangolo, o la scelta anche fra 2 persone, o addirittura potrebbe essere la scelta fra 2 stili di vita, che ti spiazza ma che ti porta a un rinnovamento, a un momento di festa. L'incontro con un uomo nel lavoro come nell'amore può essere decisivo. Ovviamente se sei uomo, qui potrebbe essere l'incontro con un qualcuno che è decisivo sul lavoro perché ti dà un'opportunità importante, un suggerimento importante, eccetera, eccetera. Ma se tu fossi uomo, qui ci potrebbe essere l'incontro con un qualcuno che magari ti dà un'opportunità di vita perché ti presenta un qualcuno, magari un'amica comune o di importante. Comunque l'incontro con un uomo è risolutivo per una situazione che tu in questo momento senti carente. Principalmente ci vedo il lavoro, non è perché un 2 di coppe mi esce alla fine che devo parlare necessariamente di amore, però per qualcuno, ecco, proprio in questo momento si muove la carta di triangolo,
per qualcuno è effettivamente una situazione d'amore, e ti dico che l'incontro con questa persona potrebbe essere con una persona non completamente libera o che magari si sta sdoganando da un rapporto, se si tratta di amore. Però qui è proprio l'incontro con una figura maschile che ti influenza la vita in maniera estremamente forte. Voglio andare ad aprire subito questa torre perché voglio capire che cosa, perché dà sempre un po' inquietudine, è una carta molto bella, io amo particolarmente la torre, però riconosco anche che davanti al consultante magari un po' di dubbi li pone, ecco. Allora, 10 di denari, 5 di coppe, 4 di denari. Allora, potrebbe essere l'incontro con un uomo che già conosci, perché il 5 di coppe è il ritorno di un qualcuno, il rinnovamento affettivo, anche qui espandi, inteso come persona con cui hai un feeling, un vincolo, un'amicizia, quello che vuoi. Il 4 di denari è una carta che è molto buona per quanto riguarda il lavoro, perché rappresenta la stabilità mirata ad accrescere, ma rappresenta in amore invece forse un po' di sterilità di sentimento, quindi più adatta a quella che può essere l'avventura. Il 10 di denari è la carta comunque della coppia o della posizione solida. In generale torno a dirti, ci vedo più un qualcuno che conosci, che riappare nella tua vita con una notizia importante che influenza il tuo futuro. Non sono molto sicuro che queste siano carte buone per l'amore, purtroppo. Magari questa persona che riappare in realtà ti cambia perché cambia le tue aspettative, le tue attese, quindi magari speravi nel ritorno di un qualcuno o nel ritrovare qualcuno, ma nel momento in cui vi ritrovate non c'è poi gran cosa, oltre una, diciamo, un rapirsi del momento non c'è poi con questa torre, vedi c'è un 4 di denari, quindi c'è un qualcosa che non va oltre, quindi se fosse in amore un po' la ridimensiono. In generale lo vedo come un qualcosa che influenza la tua vita in maniera positiva, perché comunque da questo trai un insegnamento di crescita. Quindi, riassumendo, a beneficio di comprensione anche, sul lavoro c'è l'incontro con un qualcuno che non ti è del tutto sconosciuto, che ti porta un'occasione per trasferirti addirittura in alcuni casi, o comunque ampliare i tuoi orizzonti lavorativi e migliorarti, e alla luce di un 4 di denari anche a livello economico. Quindi sul lavoro la vedo ok, arriva qualcuno proprio a portare giustizia su una situazione dove non vieni valorizzato o valorizzata abbastanza, 7 di bastoni. Sull'amore vedo il riapparire di un qualcuno su cui magari abbiamo anche delle aspettative, ma oltre un momento di fiamma, un momento di ardore, di amore, anche di sesso per alcuni, anche perché questa persona potrebbe già essere impegnata, non vedo grande evoluzione, almeno entro i prossimi 6 mesi, poi magari c'è dopo, però ecco, in questo tempo di 6 mesi il riapparire di un qualcuno con cui c'è il riprendere i contatti, si pone nella speranza, perché comunque ci dà continuità su quello che era lo sperare di rincontrare qualcuno, anche dopo un lavoro interiore molto forte, però sembra che poi oltre l'incontro non nasca granché. Se sei uomo e stai pensando all'amore, qui può esserci l'incontro di nuovo con qualcuno con cui però principalmente nasce quella che è una situazione molto più orientata sulla materia, quindi fondamentalmente di testa continuate a sentirvi single, 9 di denari, pur avendo comunque una frequentazione, una relazione, un'avventura, che poi anche questa
non è detto che non possa evolvere. Comunque è sempre decisivo l'intervento di un uomo che viene a cambiare rotta a quella che è la tua vita, e questo ti serve per la crescita personale, ti serve per evolvere, ti serve per comprendere come orienterai le tue scelte future e anche le tue azioni future. Però parte tutto dall'incontro con un uomo. 6 di bastoni, eremita, 3 di bastoni. Sì, allora, come orienterai le tue scelte future? Sicuramente a lungo termine comunque verso il successo, però torno a dirti, soprattutto sul lavoro. In amore è più una cosa che riguarda un incontro che sì, con un 3 di bastoni può avere continuità, però dopo una prima fase di fuoco non è che ci veda granché. Vedo di più un restare... persone si frequentano, non proprio avere una storia, anche se fosse il ritorno. Però l'incontro con un uomo è basilare per la tua evoluzione, soprattutto lavorativa. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Vediamo un po', variante 2. Turchese africano, cosa ti porta il destino nei prossimi 6 mesi? Avevamo Galatea, carta di triangolo, l'ho tolta nell'enfasi, la lascio, avevo detto che l'avrei lasciata per entrambe le varianti, eccola qua. Vediamo un pochino. I Eris, non mi viene il termine, strife, litigio. La porta santa. Sono 2 carte interessanti anche qua, perché allora la carta di Eris è una carta che, se da una parte parla veramente del litigio con qualcuno o della competizione con qualcuno, dall'altra può parlare anche delle nostre priorità, ovvero qual è l'aspetto di noi che vogliamo nutrire e quale invece possiamo permetterci di lasciare un po' da parte. Quindi torna un po' anche il discorso che fa Galatea col triangolo, ovvero sì, da una parte potrebbe essere una situazione dalla quale ci siamo sentiti esclusi perché abbiamo litigato con qualcuno, dall'altra può essere veramente un aspetto minore di noi che andiamo a coltivare a dispetto di quanto fino ad ora l'abbiamo un po' messo da parte. Sicuramente la carta della Porta Santa è una carta importante per quanto riguarda lo sdoganarsi da un passato pesante che grava ancora sul presente. La carta indica che a breve il consultante sarà chiamato o chiamata a prendere una nuova strada, anche se sulla natura di questa strada ancora non ci dicono niente. Forse addirittura una strada diversa da quella che aveva immaginato tempo prima, ma certamente più costruttiva e positiva. Per poterla imboccare a passo sicuro e spedito, però, dovrà liberarsi dai fardelli che lo bloccano. Questo può significare riconoscere di aver fatto scelte sbagliate nel passato, liberarsi da relazioni con persone negative, se non addirittura tossiche, oppure cambiare lavoro o magari cambiare ruolo e avere il coraggio di seguire le proprie inclinazioni senza lasciarsi condizionare dal giudizio altrui, o peggio ancora frenare dal giudizio altrui. Quindi la carta, nonostante tutto, è positiva, perché ci dice che comunque in futuro il consultante riuscirà a spezzare le catene che attualmente lo vincolano o la vincolano, se è una donna. Allora, qui c'è il liberarsi da un qualcosa di pesante per riportare alla luce, io anche Eris la potrei vedere così, quella parte di noi che abbiamo un po' trascurato, o magari quella parte della vita che abbiamo un po' trascurato. Andiamo a vedere col Night Sun Tarot, per te che hai scelto la variante del turchese africano. L'appeso, un ribaltamento di prospettiva, ma anche un periodo non difficile da gestire, o la rivelazione di un segreto.
caduta la carta, vediamo un po'. 5 di denari, asso di bastoni, 8 di bastoni. Potrebbe essere anche una nuova conoscenza che viene a scardinare insicurezze del passato. L'asso di bastoni di solito rappresenta la virilità, o comunque il porsi o il proporsi in maniera estremamente funzionale ed assertiva per quelli che sono i rapporti umani, lavorativi o se non addirittura affettivi. È la genesi di un qualcosa di nuovo che porta con quest'otto di bastoni sicuramente ad accrescere le proprie possibilità in amore come nel lavoro, alla luce però di un qualcosa, vedi, di carente. 5 di denari. Il 6 di bastoni, la ruota, abbiamo l'asso di bastoni e la ruota insieme, attenzione, importanti, il re di bastoni, tutti bastoni. Allora, secondo me qua può arrivare veramente una nuova situazione, soprattutto legata a quella che è la sessualità, perché è vero che si parte da un 5 di bastoni, di denari, che di solito parla di povertà di risorse o se non addirittura di richiesta di aiuto, però sotto c'è un 6 di bastoni. Questo mi fa pensare che tu a livello di interazione umana o ne hai fin troppa, oppure se non ce l'hai, comunque il potenziale, la voglia di dialogare, la voglia, perché il 6 di bastoni è la carta del VIP, è la carta di chi si mette in luce, è la carta di chi riesce a vincere le sfide anche più triviali. Certo, anche nel lavoro, ok, sono d'accordo, però quello che mi fa pensare più all'amore o alla passione, perché qui poi magari te la interpreto dopo per il discorso passione, è perché c'è un asso di bastoni su una ruota, quindi c'è proprio un intervento nuovo di un qualcuno che anche in un certo senso noi attiriamo, perché l'asso di bastoni non è mai la cosa che non ci aspettiamo, di solito è un qualcosa con cui abbiamo un qualche tipo di contatto, quindi che ne so, conosco la bella ragazzina, la vado a corteggiare e lei mi risponde di sì. Ecco, questo è l'asso di bastoni. Alla luce anche di Galatea, il triangolo, soprattutto in amore, una ruota che poi mi porta a questo re di bastoni, quindi di nuovo l'impeto, di nuovo la passione, con una carta di 8 di bastoni, che anche l'incontrarsi, l'incontro, il viaggio, l'appuntamento, lo spostamento mi fa pensare più a una nuova conoscenza. Ora, se fosse sul lavoro, ti voglio dare anche questa variante, è un qualcosa che comunque cova dentro di te da tempo, una passione che tu ora non puoi portare avanti perché è un 5 di denari, quindi nonostante tu sia anche bravo, brava in questa cosa, sembra che tu non possa ancora portarla avanti. Però anche qui c'è comunque una coincidenza di eventi e di persone molto fortunata per te, che forse grazie anche all'ingresso di denaro, ruota di fortuna, ti porta a poter investire in quello su cui credi veramente. Quindi qui le risposte fondamentalmente sono due: il nuovo incontro in amore che ti libera dal gioco passato, se sei single o se comunque vivi una situazione complicata che vuoi chiudere, o il lavorare con una tua idea che ti porta a un successo strepitoso e ti porta anche quindi l'aprire una tua azienda, un tuo progetto, un tuo investimento, che ti porta anche addirittura, secondo me, a trasferirti nel tempo, ti porta addirittura al cambio di casa, o comunque al cambio, se hai un ufficio, all'ingrandirti magari, a fare, insomma ti porta anche proprio a spostarti, non dico all'altro capo d'Italia, magari ne so, un ufficio piccolo e ne vuoi uno più grande,
però ecco ti porta ad ingrandirti sia come raggio di persone raggiunte dal tuo lavoro, sia come possibilità. Quindi in entrambi i casi c'è una pesante novità che tu in un certo senso attrai, perché in amore c'è l'incontro, è dove tu ti senti carente. Certo, uno mi potrebbe dire mi sento carente sia in amore che nel lavoro. Ok, ma ci sarà uno dei due che ti pesa di più. Ecco, quello che ti pesa di più è quello che l'universo riequilibrerà grazie all'intervento di altre persone, comunque energeticamente attratte da te, secondo quella che è la tua passione che ora non puoi dare del tutto e che ti porterà addirittura a spostarti o se non addirittura a cambiare luogo nel quale eserciti se si tratta di lavoro. Insomma, qui è un rinnovamento di un qualcosa che in questo momento senti bloccato, senti carente. Vediamo un pochino se ci vogliono dare più indicazioni se è in amore o nel lavoro, perché ti ripeto, se tu sei una di quelle persone che non riesce a trovare chi lo completa o chi la completa, questo arriva a breve. Se invece sei una persona che mette al primo posto la carenza di risorse economiche, sicuramente qua viene portato l'equilibrio in quella situazione lì. Principalmente io ci vedo il discorso amore, come ti ho detto prima, però ti ho voluto dare anche... Allora, qui c'è un fante di spade, un bagattello e un 9 di bastoni. Ma ti dirò, per me è veramente più l'amore, però ti ho voluto dare anche una situazione di lavoro. Se si tratta di amore è un qualcuno che comunque non sarà per tutti, fante di spade è appeso, già ti sta osservando. Quindi torno a dirti, nel 90% dei casi è un incontro di passione, che poi diventa amore. Il re di bastoni comunque è una figura di partner presente. Per altri, per una minoranza, sarà proprio il discorso della passione che si mette in ciò che si fa che ci dà alla fine una risoluzione per quella che è la nostra situazione finanziaria in positivo. Però è quello su cui tu al momento senti maggiormente il peso della carenza. Principalmente secondo me qui si parla di amore. Vabbè, comunque io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo venerdì.